Dottore, ma secondo lei ho una dipendenza? Ciao, sono Stefano Verona, sono un psicologo psicoterapeuta, questo è il mio canale Psicologia Semplice e dato che mi occupo da oramai 25 anni di dipendenze, questa è la domanda più classica che le persone mi fanno tutte le volte che vengono a conoscenza della mia specializzazione. Ovviamente questa domanda me la fanno sperando che io gli dica di no, dopo che mi hanno spiegato i dettagli del loro uso di sostanze, dei loro comportamenti, eccetera, eccetera. Bene, oggi ho preparato un video per aiutarvi a capire da soli se avete una dipendenza, così quando mi incontrate possiamo parlare d'altro, di cose più divertenti e non mi fate lavorare fuori orario. Ma tutto questo dopo la sigla. Cerchiamo di trovare una risposta e, come vi ho detto, cercherò di aiutarvi anche a trovarla da soli. Chiaramente se qualcuno lo chiede a me, lo fa in quanto esperto e quindi vuole una risposta in base a quello che la comunità scientifica dice su questo tema. Ma dovete sapere che per questa patologia, come per altre, la comunità scientifica ha cambiato nel tempo più volte i criteri per fare una diagnosi. E quindi quello che valeva 50 anni fa non è più uguale a quello che vale oggi e tra 50 anni sicuramente le cose saranno cambiate nuovamente. Quindi a meno che il vostro problema o il vostro bisogno sia quello di avere un certificato che attesti la dipendenza, credo che la questione sia un'altra. Cioè, quello che voi volete sapere quando mi fate questa domanda è se c'è qualcosa che vi sta facendo perdere il controllo della vostra vita e se il bisogno di questo qualcosa, che può essere una sostanza o un comportamento, sta compromettendo progressivamente la vostra capacità di fare le scelte migliori per la vostra salute fisica, psichica o in generale per la vostra qualità di vita. E devo dire che è un'ottima domanda. Bene, allora proviamo a capirlo iniziando in modo più semplice e poi andando un pochettino più a fondo, se ne avrete voglia. Partiamo da due parole che usiamo quotidianamente nelle nostre giornate. Queste due parole sono la chiave per risolvere il vostro dubbio. Le parole sono desiderio e bisogno. Vedete, il bisogno non è un desiderio più forte, è qualcosa di intrinsecamente diverso. Se io desidero avere un'automobile, probabilmente vuol dire che sto bene, ma penso che avendo un'automobile la mia vita sarà migliore, più divertente, più piacevole, più interessante, eccetera, eccetera. Ma se io invece dico che ho bisogno di un'automobile, sto dicendo che c'è qualcosa che non funziona o che non riesce a funzionare bene nella mia vita e avere un'automobile potrebbe aiutarmi a risolvere quel disagio o quel problema. La prima domanda che mi posso quindi fare quando sento un impulso è proprio questa. Ho un desiderio o ho un bisogno? Il comportamento che temo sia diventato patologico è guidato da un desiderio che posso riconoscere come una sensazione piacevole, elettrizzante, entusiasmante, o è accompagnato da un malessere, un disagio interiore, che in questo caso chiameremo bisogno. Vedete, questa è proprio la domanda che le persone non si fanno mai ed è per questo che progressivamente scivolano verso le dipendenze. Qualcosa che inizialmente è un desiderio, piano piano diventa una dipendenza senza che loro se ne accorgano. E allora quindi facciamoci la domanda: desidero un buon bicchiere di vino o ho bisogno di bere? Desidero un dessert o ho bisogno di dolci? Desidero sentire al telefono la mia ragazza o ho bisogno di parlare con lei? O ancora, desidero la sua approvazione o
ho bisogno della sua approvazione. Ecco, quando la vostra spinta interiore non è un desiderio ma è un bisogno, posso iniziare realmente a sospettare che io stia scivolando verso una dipendenza. Generalmente le persone che diventano dipendenti davvero non si pongono più domande, le cose le fanno e basta. E quindi è molto importante che voi questa domanda ve la facciate costantemente. Se grazie a questa spiegazione già avete la sensazione di aver capito come rispondere a questa domanda, vi chiedo davvero di iniziare a ringraziarmi mettendo un like, un commento a questo video, iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto vi prego di condividere il link di questo canale YouTube e di questo video con i vostri conoscenti. Questo mi aiuterà a continuare. Allora, per voi che rimanete, vi darò ora 1 o magari 2 test per avere una risposta quasi definitiva. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Il test è molto semplice. Quando sentite la spinta a fare qualche cosa, che può essere andare su Facebook, fumare, bere, giocare, contattare una persona, semplicemente non fatelo. Fermatevi. Provate a rendervi conto di cosa provate nel momento che bloccate questa spinta. Intanto se riuscite a farlo. Ma il punto non è solo se vi riuscite o non vi riuscite. Il punto è capire come ci sentiamo non facendolo. Riusciamo a stare comunque bene senza farlo? Allora, tu che mi ascolti, prova a fare questa cosa e cerca di accorgerti se ti senti a disagio e se la tua mente ti ripropone intensamente più volte nell'arco di un'ora di mettere in atto quel comportamento. Se la tua mente riesce agevolmente a spostarsi su altre cose, su altri interessi, portare l'attenzione su altro e non ti ripropone nel giro di 45 minuti, 60 minuti più volte la stessa spinta, allora puoi stare abbastanza tranquillo. Però c'è un però. Questo lo devi fare quando sei nelle condizioni di poter mettere in atto quel comportamento. Posso capire che quando siete a un funerale in chiesa è possibile che riusciate a non fumare tranquillamente per un'ora. In quel momento siete distratti da altro, siete in un contesto particolare e allora il test non vale. Dovete fare questo test in un contesto in cui avreste la possibilità di fare quella cosa che solitamente fate. Chiaro? Se invece volete fare un test definitivo per capire davvero se c'è un problema legato a quel comportamento, allora quello che vi consiglio è di sospenderlo per 30 giorni. Quando siete nel vostro contesto di vita normale, non lo dovete fare quando siete in vacanza, perché il contesto e l'ambiente contano molto in questo caso. Quindi, nel vostro contesto di vita normale, abituale, sospendete per 30 giorni quel comportamento e scoprite se riuscite innanzitutto a farlo, ma a farlo mantenendovi sufficientemente sereni ed equilibrati da non compromettere la vostra qualità di vita e quella delle persone che vi stanno accanto. Bene, fatemi sapere come sono andati i vostri test, scrivetemelo nei commenti, sono sempre aperto anche a rispondere alle vostre domande e se volete vi farò un video in futuro per spiegarvi come evitare che un comportamento piacevole che oggi ci suscita desiderio possa progressivamente trasformarsi in una dipendenza. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!